Ok, ci sono 3 gradi fuori, ma io sono comunque carichissimo per iniziare questo nuovo video degli Horizons. Essendo l'ultimo del 2022 avevamo intenzione di renderlo bello ricco, bello sostanzioso di materiale, di natura, cibo, escursioni, esperienze multisensoriali, visite. Fabio è ammalato, Simone, essendo sabato, è a lavoro, e tutti gli altri miei amici non potevano raggiungermi in giornata. Sono pronto e carico per partire in questo Christmas road trip. Andiamo! La mia idea è quella di fare una sorta di circumnavigazione del lago di Como in auto per raggiungere 3 punti principali perfetti per il clima invernale, uno per ogni provincia che tocca il lago di Como. E non sarebbe un perfetto road trip senza canzoni natalizie e karaoke. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Come prima tappa di questo Christmas road trip ho deciso di portarvi a Bellano, una delle cittadine sulla costa orientale del lago di Como, e ciò che vi porterò a vedere oggi è quello che viene definito da uno dei poeti di questa zona un orrore di un'orrenda orrendezza. L'orrido è una gola naturale scavata dall'acqua, di fondamentale importanza dato che negli anni è stata l'energia, la forza motrice di tutte le fabbriche, le ferriere, i cotonifici, i lanifici e le centrali idroelettriche che hanno dato energia al paese. Comunque certo, di giorno non avrà lo stesso effetto sicuramente della sera, tutto illuminato. E beh, perché non farvelo vedere comunque? Il prezzo d'entrata è di 5 euro, ma dato che questo prezzo è uguale per tutto l'anno, direi che venire durante questo evento è un'occasione da non perdere. Ok, il giro qui è concluso, direi che possiamo adesso proseguire il nostro Christmas Ring Road. I'm dreaming of a white Christmas. Per la nostra seconda destinazione risaliamo ancora un po' lungo la costa orientale del lago di Como, ci spostiamo in provincia di Sondrio, nella Val Chiavenna, e ci spostiamo proprio a Chiavenna. Sono arrivato, non sono proprio a Chiavenna, sono 2 chilometri più avanti nel comune di Piuro. Rimaniamo ancora per un po' nel tema natura. Vi ho portato a vedere una delle cascate più belle della Lombardia, secondo me la migliore, che è la cascata dell'Acquafraggia. Se si chiama Acquafraggia è perché deriva da acqua fracta, che significa praticamente che c'è questo torrente che dalle montagne scende e viene continuamente interrotto dalle rocce, andando così a creare diverse cascate. Poi in realtà ho visto su internet che c'è un percorsino per andare un pochino più in alto. Se non riesco a trovarla vado diretto a mangiare e via. Scivolavo in piazza Duomo a Milano con il marmo bagnato, mi immagino qua. Cominciamo a salire di quota, sento già l'acqua che scorre. Eccoci! Sono sotto la cascata, riesco praticamente a toccarla con mano. È pazzesco. Oh, direi che si è fatto un certo orario, quindi è arrivato il momento di andare a mangiare. Sempre che sopravviva la neve e al ghiaccio.
Chiavenna ci sono stato con gli altri l'anno scorso per Capodanno e devo dire che ve la consigliamo davvero, perché è un centro focale da cui poi si possono raggiungere diverse mete, tipo noi siamo andati a St. Moritz, c'è il tracciolino di Novattemezzola e poi vabbè avete a disposizione tutto il lago di Como a uno schioppo di strada. Finisco di passeggiare lungo il lungomera per raggiungere la destinazione del mio pranzo. Ho deciso di andare al Crotto Ombra, uno dei ristoranti in cui ci eravamo anche fermati l'anno scorso a Capodanno. Crotto. Che cos'è un crotto? Un crotto è praticamente un anfratto naturale provocato non dall'acqua ma da delle frane, e dato che ci sono queste sorte di caverne all'interno del quali passa un soffio d'aria continuo con una temperatura di circa 8 gradi, i vecchi contadini, gli allevatori avevano iniziato ad utilizzare questi spazi freschi e umidi per la maturazione del vino, per la stagionatura dei salumi e dei formaggi. Per il Crotto Ombra dovete andare sulla fiducia perché non c'era posto. Credo proprio che oggi non mangerò in un crotto, comunque tenete valide le considerazioni che ho fatto prima. Per fortuna oggi ci sono i mercatini di Natale qua a Chiavenna, quindi cercherò qualcosa da mangiare lì e mi accontenterò. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bells sing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Nell'attesa che il sole tramonti ci spostiamo adesso di nuovo verso sud, però questa volta sul lato occidentale del lago, e ci spostiamo verso Como, questa volta l'ultima delle 3 province, ma ci fermeremo un pochino prima perché il villaggio di Natale più grande e più bello del lago di Como si trova a Cernobbio. Allora, dicevamo Como Cernobbio, villaggio di Natale. Quest'anno sarà la 29esima edizione della Città dei Balocchi, che viene organizzata ogni anno. Quest'anno c'è una novità, non sarà più nella città di Como, il capoluogo, ma verrà spostata appunto a Cernobbio, come vi dicevo prima. La Città dei Balocchi viene svolta all'interno dell'enorme parco che si trova tutto intorno a Villa Erba. L'ingresso è completamente gratuito, adesso aspettiamo che calino un po' le tenebre. Oltre ai classici mercatini e tutte le luminarie, c'è la possibilità di salire sulla slitta di Babbo Natale per farsi magicamente trainare dalle sue renne e visitare la fabbrica di giocattoli. E tutto grazie a un visore per la realtà virtuale. Però beh, è chiaro che la vera magia comparirà una volta che il sole sarà tramontato del tutto. Ovviamente di sera assume tutta un'altra faccia. Le attrazioni più particolari del parco sono queste proiezioni di luce sul palazzo di Villa Erba, e adesso vi porto a vedere quelle che vengono fatte sugli alberi, che appunto prendono il nome di coralberi e paralberi perché sono degli alberi con delle faccione che parlano e cantano in tema natalizio. Per ringraziarvi il nostro ultimo canto. Perciò dal nostro cuore vegetale Vi facciamo sinceramente i nostri migliori auguri di buon Natale. Volendo chiudere l'anello intorno al lago e dovendo tornare a casa, ci tenevo a dirvi che Cernobbio non è l'unica città che si trasforma durante queste buie serate invernali. Infatti, dalla parte opposta del lago, sull'altro ramo, c'è proprio la mia città a farle competizione. Ok, direi che il nostro Christmas Ring Road può concludersi qui. Tra 2 settimane sarà la settimana di Capodanno, quindi non pubblicheremo un nuovo video sul canale, ma ci ritroverete subito la settimana dopo. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci su Instagram e di condividere tutti i nostri video con chi volete. E nulla, buon Natale dagli Horizons e ci vediamo alla prossima. Bella raga!